Sì, hai capito bene, nell'orto giapponese autunnale, in particolare nel mese di ottobre nel quale siamo, non esiste solo il daikon. Infatti, tolte quelle varietà, quegli ortaggi comuni che ci sono fra due paesi, e ci sono, ce ne sono tanti, ci sono alcune varietà tipiche giapponesi e siccome alcune ne ho qui nell'orto o un po' qui nella serretta, un po' fuori, oggi te le vorrei far vedere perché penso che potrei darti delle idee originali per il tuo orto. Considera che alcune delle varietà che ti faccio vedere oggi, anzi diverse, possono essere coltivate sia in autunno, ottobre ora è, sia in primavera. Allora, sono entrato qui nella serretta subito per farti vedere, qui c'è la Mizuna e quest'altra con la foglia più grande. Fa parte delle Brassicaceae, quindi la famiglia dei cavoli, e questa in particolare è una senape. Cresce velocissima, puoi fare sia la semina diretta sia il trapianto, quello poi dipende un po' al periodo in cui la semini e alle tue esigenze. Ha un sapore un po' amarognolo, però molto buona, la puoi mangiare sia cruda sia cotta. È molto facile da coltivare, quindi te la consiglio anche se non sei espertissimo a fare l'orto. È molto semplice, ti dà soddisfazione e tra l'altro la puoi raccogliere sia il cespo tutto intero, oppure puoi raccogliere le foglie un po' per volta, una specie di tipo le insalate da taglio, gli spinaci, tutte quelle cose che se vuoi tagli un po' di foglie, le foglie esterne, quelle che sono pronte, e poi ricrescono. Quindi insomma dà anche soddisfazione in quel senso perché la puoi raccogliere per un lungo periodo, magari piantandola solo una volta. So bene che ti ho già detto all'inizio e magari anche il titolo del video o della miniatura, non lo so, che non c'è solo il daikon nell'orto giapponese, però è innegabile che sia un po' il re in questo periodo, quindi te lo faccio vedere. Ne ho alcuni qua, tra l'altro ho già cominciato anche ne ho raccolto uno ieri, il primo. Vediamo qui se si vede, eccolo qua. La coltivazione del daikon ovviamente viene meglio se è un terreno sciolto, leggero, che io non ho, però in qualche maniera viene lo stesso. Magari vengono un pochino storti o con delle radici un po' laterali, ma comunque è possibilissimo farlo anche se non hai il terreno perfetto. Non si mangia soltanto la radice, lo so che al supermercato ovviamente dove magari l'hai già visto, trovato e magari mangiato si trova soltanto la radice, perché ovviamente per motivi di conservazione, che è una cosa che ti consiglio anche a te se te lo coltiverai da solo, quando lo raccogli taglia subito le foglie, così facendo allunghi la conservazione del daikon, o meglio eviti che le foglie succhino via dell'acqua, delle energie per continuare insomma a restare verdi, quindi tagliale subito, ma non buttarle perché sono buonissime da mangiare, te lo assicuro. Poi se ne hai troppe e non ce la fai a mangiarle, va bene, mettile nel compost, ma se puoi mangiale, assaggiale, soprattutto se non le hai mai assaggiate. Poi per quanto riguarda la radice si mangia sia crudo sia cotto, può essere anche fermentato in diversi modi e se tu non lo sapessi, un piccolo trucchetto, la parte più in alto, che è la parte dove c'erano attaccate le foglie praticamente, è la parte più dolce. La parte invece più in basso è un po' più piccante, quindi considera anche questo quando lo cucini, in base a quello puoi scegliere la ricetta migliore per la parte più alta o per la parte più bassa. Qui invece abbiamo quello che in italiano viene comunemente chiamato cavolo cinese, anche se ce ne sono diversi che vengono chiamati cavoli cinesi. Questo in giapponese si chiama hakusai e è quello con cui si fa il kimchi, per intendersi, che è un piatto della cucina coreana, ma è diventato ormai parte integrante anche della dieta giapponese, è amatissimo in Giappone e quindi anche questo tipo di cavolo è molto popolare. Tra parentesi, visto che si parla di kimchi, volendo ci puoi mettere anche il daikon, ci sono anche molte ricette che usano, oltre a questo cavolo e altri ingredienti, anche il daikon. Come puoi vedere queste piante sono devastate, un po' perché io non faccio trattamenti e non ho avuto nemmeno modo di mettere la rete antinsetto e quindi niente, queste vengono devastate da cimici, lumache, cavolaia. Questo tipo di cavolo, oltre al cavolo cappuccio che adesso andiamo a vedere, è ottimo anche da usare nei gyoza, forse li conosci come ravioli giapponesi, e questo è ottimo perché è un cavolo molto succoso, anche la parte del gambo, la parte diciamo quella bianca, è molto buona e infatti è uno dei miei preferiti. Qui accanto c'è anche il cavolo cappuccio
che però ora non è troppo diverso dal nostro. Ora vabbè, questi sono ancora indietro, devono ancora crescere. È una varietà giapponese questa, il seme che uso io si chiama sakusaku, che vuol dire comunque croccante in giapponese, e infatti è una varietà di cappuccio, seppur simile alla nostra, molto croccante, che viene usata appunto in Giappone. In Giappone viene usato, magari conosci l'okonomiyaki, ma lo puoi mangiare anche crudo, affettato fine, magari come contorno. I giapponesi lo mangiano molto insieme al tonkatsu, che non è una parolaccia, ma è una cotoletta fritta, diciamo, alla giapponese, e questo appunto è usato molto come contorno. E come coltivazione è praticamente uguale al nostro cavolo cappuccio, quindi non c'è niente di nuovo, niente di difficile. Allora, siamo tornati in serra perché volevo farti vedere uno dei miei preferiti. Questa è una rapa, si chiama Kabo, ovviamente è una varietà giapponese, e seppur simile alle nostre rape, ora sono sempre piccoline, non sono ancora pronte, la raccolgo solo per fartela vedere. Questa è dolcissima e anche le foglie sono fantastiche, saltate, magari anche come stuzzichino. La puoi mangiare cruda o cotta. Quando la coltivo fuori metto sempre una rete antinsetto perché questa viene veramente decimata e lì per lì da fuori magari sembra tutto a posto o magari leggermente sciupata, poi la va a tagliare e dentro è piena, magari ci sono i vermi, hanno fatto, insomma è tutta sciupata, è praticamente immangiabile. Ora sto provando qui nella serra, come vedi non c'è rete, non c'è niente. Ora la serra è sempre aperta perché siamo a inizio ottobre e durante il giorno fa caldo, ma sicuramente posterò qualche foto su Instagram, non so se mi segui già lì, posterò e vediamo come va. Sono abbastanza fiducioso perché quelle che ho levato per ora, insomma, sembravano a posto. Questa la può coltivare anche in primavera, anzi viene benissimo, e quest'anno ne ho raccolte alcune anche fino a giugno che erano enormi, erano delle palle enormi e non diventa legnosa. Quindi ecco, puoi raccogliere anche tanto e le puoi seminare molto vicine tra di loro. Puoi fare come qualcuno fa con le barbabietole, anch'io, cioè che man mano che crescono ne raccogli una e lasci spazio alle altre che sono sempre nel terreno di ingrandirsi. Quindi ecco, ti fai una bella raccolta continua e soprattutto buonissima, buonissima. Rapa Kabu, falla. Ci avevo già fatto anche un video su questo angolino, vattelo a vedere, sulle verdure a foglia giapponesi. Avevo accennato a questo qua. Questo qua si chiama Shungiku in giapponese ed è una varietà di crisantemo che volendo se lo lasci andare ti fa anche dei fiori bellissimi, ma non è quello lo scopo di questa coltivazione. Viene raccolto dal gambo, infatti come vedi qui ho già raccolto una volta, si vede benissimo perché poi continua a ributtare e viene usato molto in Giappone, soprattutto nelle zuppe. A me ricorda come sapore, non so come mai, un po' le foglie delle carote, però potrei essere solo io. Comunque ecco, se vuoi qualcosa di originale e soprattutto molto giapponese, questo te lo consiglio. Ce ne sarebbero anche altre magari di varietà giapponesi da vedere, da coltivare, però oggi mi fermo qui. Io spero di averti acceso un po' la curiosità e tra l'altro vorrei sapere se ne conoscevi già alcune di quelle che ti ho fatto vedere oppure erano tutte nuove. Se tu le conoscessi, sentiti libero di scrivere nei commenti qual è la tua preferita e come le mangi, come le cucini o anche qualcosa sulla coltivazione, perché no? Comunque ripeto, il mio obiettivo era semplicemente darti delle idee originali per il tuo orto e spero di esserci riuscito. Ti chiedo un favore, se ti fosse piaciuto questo video e ti interessasse anche l'argomento Giappone, ortaggi giapponesi o comunque orto in generale, ti invito a consultare gli altri video sul mio canale che ho già fatto, magari trovi qualcosa che ti può essere utile e tra l'altro mi aiuteresti a far crescere il canale insieme eventualmente a un'iscrizione. Comunque, al di là di questo, grazie per aver visto il video fino alla fine e ci vediamo alla prossima. Ciao!